Salve gente, questo è il 37esimo devlog di Dino System, che viene con un po' di ritardo rispetto all'ultimo, ovvero il 36esimo, perché ho impiegato molto tempo a ultimare questo grosso aggiornamento che andremo a coprire in questo devlog, ovvero lo 0.98, e questo 0.98 rilasciato a inizio anno, a inizio 2025, seguito poi da due piccoli aggiornamenti slash hotfix che andremo anche a coprire in questo devlog, rilasciati in queste ultime settimane. Allora, facciamo prima delle premesse. Diciamo vi faccio i cazzi miei, tra virgolette. Visto che lo sviluppo di Dino System è profondamente influenzato dalla mia vita personale, per esempio, nel lungo periodo in cui ho lavorato in palestra, lo sviluppo è stato notevolmente rallentato, ovviamente perché avevo un lavoro a tempo pieno in palestra e non potevo dedicarmi pienamente al gioco. Ci lavoravo di notte per poi lavorare in palestra di giorno e allenarmi, e questo, diciamo, la mia salute, sia fisica che mentale, ne risentiva molto, e anche, ovviamente, i progressi sul gioco. Mentre negli ultimi anni la situazione è stata relativamente, da un certo punto di vista, inversa, perché mio padre è stato molto male negli ultimi anni, si è ammalato, vabbè che lui era molto anziano ed era già ammalato per conto suo, ma negli ultimi anni ha richiesto assistenza a tempo pieno. Quindi sono stato praticamente tutto il tempo a casa, ho lavorato da casa, in un'altra azienda a remoto, via remoto, e ho avuto molto più tempo per lavorare a Dino System. E quindi ho impiegato questo tempo per portare il gioco molto avanti. Infatti la 0.98 rappresenta probabilmente il penultimo o il terzultimo grosso aggiornamento, e forse il penultimo per quanto riguarda le grandi aggiunte di contenuti e di meccaniche. Infatti, probabilmente, già dalla 0.99 il gioco sarà finito per quanto riguarda contenuti e meccaniche, e andrà solo rifinito, fissato e ribilanciato. Poi questo lo vedremo più avanti. In ogni caso, mio padre è venuto a mancare a ottobre dell'anno scorso, qualche mese fa, e quindi la mia vita sta pian piano tornando alla normalità, anche se non lavoro più in palestra, come sapete. Quindi procediamo con le grandi aggiunte, e le più importanti aggiunte, cambiamenti e modifiche dell'aggiornamento 0.98.0, rilasciato a inizio gennaio di quest'anno. C'è anche da premettere che, come sempre, questo è soltanto l'annuncio su Steam, che è una sorta di highlight delle novità dell'aggiornamento, mentre per quanto riguarda tutti i dettagli di questo aggiornamento, inclusi i bug fix e le cose più piccole, i tweaks, come si dice in inglese, qui abbiamo il changelog completo, che sono due parti, perché a Steam non piacciono i post troppo lunghi, e come vedete solo una delle due parti è così. Soltanto i fix, che sono nella parte 2, copre metà di tutta la lista, di tutta la parte 2, ecco. Quindi soltanto i fix si mangiano tutto. Allora, esordiamo con una delle aggiunte a mio avviso più importanti di questo aggiornamento, ovvero la musica. La musica che, se ricordate, era già presente nel gioco, anche se soltanto nel menu principale e in qualche altro contesto molto, come dire, occasionale, che invece adesso sta pian piano entrando sempre di più nel gioco, ecco, in varie circostanze, anche se in modo non intrusivo e in modo dinamico, quindi in base alla situazione. E questa musica è composta dal composer, dal musicista Samuel Oddamo, che sta lavorando alla soundtrack del gioco, sua esclusiva, infatti solo lui lavora alla musica del gioco, e qui abbiamo il suo sito con il suo portfolio e i contatti. Infatti se vi interessa il suo lavoro e volete ingaggiarlo è qui. E con lui ho lavorato anche altri progetti per terzi, per esempio questo gioco della Molisana, il gioco ufficiale della Molisana, e qualche altro gioco che ho fatto per Dino Bros, con Dino Bros.
E qui abbiamo la lista delle track che ha composto per Dino System. Durante il gioco, in questo devlog, probabilmente ascolterete alcune di queste track, mentre altre, ovviamente, visto che sono circostanziali e che avvengono in momenti specifici, con una variabile casuale, in certi casi randomica, non riusciamo ad ascoltarle tutte in gioco ed è molto difficile farle riprodurre dal gioco, a meno che non lo costringo il gioco a farlo e mi scoccio di creare, di smanettare col codice per fare questo, quindi vi faccio sentire alcune musiche direttamente qua. Per esempio, durante la notte può triggerare questa musica. Ecco, questa musica mi ricorda molto Minecraft, ovvero quei pomeriggi passati a rompere blocchi e a costruire su Minecraft. E infatti questa musica, qui posso interrompere? Sì. Questa musica triggera proprio nei momenti in cui, infatti si chiama A Quiet Night, proprio nei momenti di tranquillità durante la notte. Poi c'è la musica in combattimento che si avvia durante i combattimenti e, e si interrompe quando i combattimenti finiscono. E ce ne sono molte altre, e come dicevo alcune avremo l'occasione di ascoltarle. Poi procediamo con altre modifiche fatte, in questo caso al menu di creazione del personaggio. E questo lo vediamo direttamente in gioco. Mi sono preparato un salvataggio apposta, andiamo a creare un personaggio, qui siamo all'alba, e vediamo che magicamente il menu di creazione del personaggio si è rimpicciolito. Non ci sono più tutte quelle informazioni, quei pulsanti e quegli slider che c'erano prima. E dove sono andati a finire? Che ho improvvisamente trasformato il gioco in un gioco casual con pochissimi parametri? No, ho semplicemente fatto in modo che la prima volta che il gioco è avviato da un nuovo giocatore, il menu di creazione del personaggio non sia questo, ma sia questo. Ovvero non mostri subito tutte le informazioni e tutti i parametri che possono essere modificati o letti all'inizio per non appesantire le capacità, diciamo, intellettive e sensoriali del giocatore. Perché un giocatore che non conosce il gioco e che si ritrova improvvisamente questa bomba di informazioni su schermo finisce per un pochino essere scoraggiato e per allontanarsi dal titolo. E io questo l'ho notato guardando i video su YouTube, i let's play, per come li chiamavano su YouTube, dei giocatori, di molti giocatori del gioco, sul gioco, che nel momento in cui si presentava questa schermata non sapevano da dove partire e cosa fare. Ora, piuttosto che inserire un tutorial antecedente al gioco stesso e al tutorial stesso, ho preferito eliminare o comunque nascondere inizialmente buona parte di queste informazioni che, ripeto, non sono essenziali inizialmente per creare il personaggio. Ciò che a noi interessa all'inizio sono ovviamente il sesso biologico che influenza il gameplay e le preferenze del giocatore più importanti, più diciamo rilevanti, le cose diciamo estetiche di base, colore e lunghezza dei capelli che comunque variano durante il gioco, il tono della pelle, il colore della pelle e poi le caratteristiche fisiche, biologiche, ecco, metabolismo, muscolo e grasso, ecco, questi sono i parametri importanti. Poi la difficoltà e se vuoi, se proprio vuoi che il gioco automaticamente ti imposti dei parametri, un preset, ecco, puoi cambiarlo direttamente da qui, perché cambiando questo cambiano anche i valori delle skill, ecco, in base alla scelta che fai qui. Quindi queste sono le informazioni principali, e anche le statistiche che si mostrano sono solo quelle più importanti, quelle più rilevanti inizialmente. Poi, se il giocatore decide, ok, con questo siamo ok, voglio vedere cos'altro posso analizzare, cos'altro posso modificare, e ti appare tutto il resto. Ma anche soltanto questa
Anche soltanto avere soltanto l'opzione di mostrare queste informazioni, appunto, opzionalmente, fornisce al giocatore degli strumenti concettuali per capire che queste informazioni aggiuntive, che questi parametri aggiuntivi non sono indispensabili da modificare subito. Puoi anche ignorarli e iniziare subito a giocare, perché vedo che molti giocatori semplicemente si mettono lì. Si dividono in due tipi di giocatori. Ci sono quelli più nerd, diciamo, più come me, che si mettono lì e si leggono tutto e cercano subito di farsi un personaggio che ha delle skill in varie cose, ecco, che ha delle differenze di skill in base a quello che percepiscono essere importante soltanto dai tooltip. E questo, l'approccio mi piace perché è da nerd, quindi non può non piacermi, però questo va un pochino a frustrare il giocatore, anche inconsciamente, perché va a fargli perdere molto tempo, inizialmente, tempo che potrebbe essere investito semplicemente nell'imparare il gioco stesso, nei primi atti del gioco. Poi c'è il secondo tipo, il secondo genere di giocatore che invece ignora proprio tutto, vede tutte queste informazioni su schermo e dice no, vabbè, basta, va, start. E anche questo non voglio proprio che accada, quindi gli metto solo le informazioni più importanti, così almeno queste un pochino le legge, le capisce, poi sono anche molto intuitive, il sesso, cioè chi è che non conosce il sesso? Il colore dei capelli, tutte queste minchiate qua, chi è che non le capisce? E quindi almeno queste cose le cambia, ecco. E quindi questa cosa l'ho fatta. Poi una volta che hai scelto Advanced, il gioco si ricorderà in tutte le future partite, in tutti i futuri contesti, che tu preferisci mostrare tutte le informazioni. Poi, fatto questo, vabbè, ho fatto tante altre modifiche al menu di creazione del personaggio, tanti piccoli miglioramenti, questo infatti vorrei mostrarlo. Vedete che i menu sono più puliti, i pannelli sotto i pulsanti, dietro le informazioni, dietro i testi dei pulsanti sono più puliti, sono più carini, sono più meglio allineati, eccetera, ma queste sono cose, diciamo, scontate. Ecco, ogni aggiornamento faccio dei piccoli miglioramenti in questo senso. Poi, altra cosa molto importante è ho rilavorato il pannello delle opzioni, che appunto si chiama adesso opzioni. Opzioni, options. Come vedete ho rilavorato anche qui l'interfaccia, il layout, tutte queste minchiate qui che sono molto secondarie. E aspetta, facciamo un po' andare avanti il tempo, perché non mi piace che lo sfondo sia così scuro, che ci siano tutti questi testi nello sfondo che confondono, ok? Allora, vediamo qui che ho anche modificato un po' le categorie delle opzioni e ho aggiunto qualche opzione in più. Vediamo un po' se mi ricordo quelle in più o se devo riesumarle dall'annuncio. Qui abbiamo minigames, e questo lo vedremo più avanti. Qui abbiamo auto repeat. Cos'è auto repeat? Questa nuova opzione ti permette di decidere se il gioco automaticamente ripete alcune azioni. Azioni come gathering o come drinking. Per esempio, prendiamone una a caso, gathering. Se io ho questa opzione su partial, parziale sarebbe, se io gatherò, non lo so, una foglia, il gioco continua a gatherare, cioè continua a provare il gathering, l'azione, finché non trovi una foglia. Appena ne trova una, ne droppa una, la interrompe. Se invece faccio disabled, lo disattivo, il gioco fa un solo tentativo e a prescindere dall'esito interrompe l'azione, cioè interrompe, non la ripete, ecco, perché un'azione è questa, come sapete. Mentre se faccio full auto repeat, il gioco ripeterà l'azione anche se troverò una foglia. La ripete all'infinito, o almeno fin quando non ci sono più foglie da prendere. Ecco. C'è da dire che, come prima, che questa azione poteva essere fatta nello stesso modo premendo Shift, tenendo premuto Shift. Adesso, tenendo premuto Shift, ovviamente, l'azione funziona quando è disattivo e quando è partial. Cioè, quando è partial continua all'infinito e anche quando è disattivo continua all'infinito, se premiamo Shift. Ovviamente se è full già no, perché già fa così di default. Poi, altra opzione che ho inserito è la lingua. Questo farà sbavare alcuni di voi che mi chiedono da 10 anni di inserire la lingua italiana, però purtroppo
Ancora non ho inserito nessuna localizzazione. C'è soltanto l'opzione che al momento è oscurata. Però in futuro, questo vi dà l'idea che in futuro il piano di tradurlo c'è. Poi, questi c'erano già? Mi sembra di sì. Anzi, ormai non mi ricordo più, quindi andiamo qui. Allora, nuove opzioni. Andiamo nel changelog completo, perché qui che c'è la lista delle cose. Ok. Questo minigames lo vedremo, questo l'abbiamo visto adesso. Ok. No, proprio di nuove opzioni, no, però c'è una sezione nuova che è menu, cioè che è video, un menu nuovo, una sezione nuova che è video. Ora, visto che siamo in gioco, il gioco che cosa fa? Quando vado in video, adesso, mi spazia questi due pannelli, cioè li toglie dal centro e li mette ai bordi, come vedete, un pochino allontanati dal centro, e poi rende tutto lo schermo di nuovo limpido per farmi vedere il gioco. Questo perché ora il gioco ti mostra in tempo reale i cambiamenti a livello video, a livello grafico, che modificare queste opzioni ha sul gioco, ecco, sulla grafica del gioco. Per esempio, voglio eliminare le ombre e ora vedo il gioco senza ombre dinamiche. Qui è medium e qui è full. Come vedete full sembra che sia sparita l'ombra sotto il personaggio, ma in realtà si è uniformata all'ombra dell'albero, che sta sotto l'albero, infatti, vedete? Questo perché se metto medium mostra solo l'ombra del personaggio. Se metto full mostra anche l'ombra dell'albero che è dinamica, e che quindi se il sole si trova relativamente, per esempio perché prima mattino è tramonto inoltrato o è tramonto, mostra l'ombra più lontana, diciamo che si allunga rispetto alla posizione relativa del sole. Poi gli effetti disattivi, vedete che non c'è blur, che non ci sono alcuni effetti grafici. Medium, high, qui c'è un po' c'è bloom, c'è blur, ci sono altri effetti grafici, e poi l'acqua. Anzi, per vedere l'acqua devo fare una cosa. Devo uccidere il personaggio, mi metto più, ecco, mi metto qui, che si vede molto bene l'acqua. Ok, vediamo adesso. Vediamo. Low sembra nera, semplicemente perché prima mattina e non c'è molta luce ancora. Medium e poi high con gli effetti migliori. E poi ho inserito queste tre nuove opzioni, questi tre nuovi parametri che permettono di modificare a piacimento il contrasto. Andiamo in un punto in cui si vede meglio tutto questo. Il contrasto che adesso è 100 è il massimo e così è il minimo. Questo più che altro per aggiustare questi parametri in base al proprio monitor, perché alcuni display hanno luminosità diverse, contrasto diverso, e quindi magari magari di notte non si vede proprio niente per via del monitor, della luminosità, ma questo, la maggior parte dei giochi hanno queste cose. E anche la saturazione dei colori, che come vedete adesso sono al massimo e adesso sono al minimo. Posso anche tenere premuto. Ok, e poi vabbè, normal map, che già se sapete, queste cose c'erano già prima, non c'è bisogno di mostrarle. E poi c'è la sezione controlli, che invece, come prima, va a modificare i controlli del gioco, con l'aggiunta di una nuova tab chiamata mouse, che permette di modificare adesso le funzionalità che hanno i pulsanti del mouse. Quindi attacco, scout, quindi aim mode, e movimento. Adesso possiamo muovere il personaggio col mouse, e ne approfitto per mostrare anche questa cosa. Per esempio, io voglio muovere il personaggio col tasto centrale del mouse. Ora creo un nuovo personaggio. Premo il tasto centrale del mouse, adesso sto premendo il tasto centrale del mouse, e il personaggio si muove, senza toccare la tastiera, in base alla posizione del cursore relativa al personaggio. Voglio farlo sprintare? Non devo più premere Shift, mi basta allontanare il cursore dal personaggio per farlo andare più veloce, in base alla posizione di questa freccia che ora è gialla e poi diventa bianca quando lo tengo vicino e lo faccio camminare, lo faccio fare jogging, diciamo, e diventa rossa quando il fiato del personaggio non è più sufficiente per farlo sprintare, ecco. Ed è quello che sto cercando di fare. Ecco qua, è diventata rossa e il personaggio si è quasi fermato, sta camminando.
Ok, però le altre cose sono comunque modificabili. Per esempio voglio attaccare con un altro pulsante. Ora devo usare il tasto sinistro per attaccare, però se voglio attaccare col destro posso modificarlo e viceversa, eccetera eccetera. Almeno queste tre azioni possono essere rebindate. Ok, ora passiamo a parlare dei minigiochi a cui ho accennato prima, sempre dal menu delle opzioni. Minigiochi che sono attivabili e disattivabili nel menu. Quindi, se qualcuno li trova frustranti, sbilanciati, troppo difficili o addirittura troppo facili, c'è chi li trova troppo facili, io stesso personalmente li troverei troppo facili, ma sono costretto a giungere a compromessi perché molti giocatori li trovano difficili, li può disattivare e può tornare a come era prima, ecco, come il gioco era prima di questo aggiornamento, senza minigames. Che cosa sono i minigames? Lo dice il tooltip qua sotto, i minigames sono dei minigiochi, come esistono per molti... Che cavolo... Ho premuto un pulsante di debug, perché ora è attivata la versione debug, la modalità debug, che se premo certi pulsanti mi fa certe cose, in questo caso ha spawnato i cuccioli di varie specie di animali, cuccioli appena nati praticamente. Vabbè. Minigiochi. I minigiochi si possono applicare a due cose, a due attività, a due azioni. Ora spawno degli oggetti con la mia famosa modalità debug e qui abbiamo la spear che mi permette di pescare. Andiamo sulla costa, ci immergiamo un pochino in acqua, non troppo però, ok? E iniziamo a pescare. Adesso per pescare io devo attivamente premere il pulsante di attacco, quindi in questo caso il pulsante sinistro, me lo dice il tooltip, sopra un pesce che sta nuotando di fretta, velocemente, sta sguazzando in acqua davanti a me. E la chance che un pesce, diciamo, si palesi nella zona, nella regione di mare, diciamo, che sto setacciando per pescare, è direttamente collegata con la popolazione di pesci che abita questa regione di mare, perché ogni regione di mare, ogni zona della costa è divisa in piccole regioni che sono connesse tra loro, nel senso che i pesci migrano da una regione all'altra, però se fai fuggire i pesci o se peschi, quindi uccidi tutti i pesci in una regione, per un po' di tempo quella regione, quella zona, quello spot di pesca non avrà più pesci, ecco. Al contrario, se è già pieno di pesci è più probabile che si riproducano ancora di più. E infatti ora non ne ho visti nessuno, perché qui il tooltip mi dice che i pesci sono da nessuno a pochi. Perché così vago? Cioè, perché mi dice da nessuno, known to some, da nessuno a pochi? Perché la mia skill fishing... Ah, sta. Ah, ok, no, ho avuto una defiance visiva. La mia skill phishing è molto bassa, è 10. Questo significa che non sono particolarmente in grado di contare, diciamo, tra virgolette, di fare un assessment della popolazione di pesci in questa zona. Il fatto è che la skill usa anche zoology, cioè questa azione, ovvero vedere quanti pesci ci sono in una zona, fare un assessment della popolazione di pesci in una zona, usa sia zoology che fishing, usa quella più alta delle due. Quindi se avessi zoology a 50, per esempio, non avrei bisogno di fishing. Con zoology vedrei perfettamente quanti pesci ci sono in zona. In questo caso, con solo 10 di phishing, ho un assessment molto vago che mi dà un range, in questo caso da nessuno ad alcuni, il che significa che potrebbe non esserci pesci in questa zona, e infatti non ne ho visto neanche uno che sguazza, infatti. Quindi che cosa faccio? Mi allontano da questa zona e me ne vado in una zona un po' più lontana, un'altra costa, un'altra parte della costa, un po' più lontana, nella speranza che lì ci sia qualche pesce da prendere. C'è da dire che questo probabilmente l'avrò detto in un devlog in passato, che la popolazione di pesci è simulata sul piano puramente matematico, aleatorio, perturbativo, diciamo, a differenza invece degli animali che sono simulati a 360 gradi. Quindi sono delle sprite che hanno delle variabili ognuna e una propria storia. I pesci sono simulati solo a livello di numeri, però sono simulati, quindi la loro popolazione
Se finisce, finisce. Il che è quasi impossibile, ecco. Ok, siamo in questa zona. Che cosa mi dice il gioco? Anche qui dice none to some, però potrebbe essere meglio. Mo' vediamo. Niente. Potrebbero essercene pochi, e quando ce ne sono pochi... Ecco, eccone uno, eccone un altro. Il prossimo lo acchiappo. Però la skill è molto bassa. Ovviamente per poco. La difficoltà dell'azione, del minigioco, è collegata direttamente alle skill del personaggio. Quindi se la mia skill fishing è melee, la skill che riguarda l'uso della lancia, dell'arma bianca, è molto bassa, anche la difficoltà del minigioco è molto bassa. In questo caso, in cosa si traduce questo? Si traduce nel fatto che i pesci sono più veloci ed è più difficile acchiapparli per questo. Sono più piccoli e più veloci. Almeno la sprite che devi acchiappare col mouse. Comunque ne ho preso uno. Questo per dimostrare che non è difficile. Anche con la skill bassa, 10 che è bassissima, ne ho preso uno così, in pochissimo tempo, senza essendo distratto dal devlog che sto girando. E quindi ho preso questo pesce, poi lo lavoro, lo pulisco e poi lo cucino, ecco. Oppure me lo mangio crudo se proprio sono in vena. Ok, poi l'altro minigioco. Qui spawno altre cose perché mi servono 2 pietre. Ok, nel frattempo sta venendo la sera. L'altro minigioco riguarda l'accensione del fuoco. Qui preparo del combustibile, va bene qualsiasi cosa che sia infiammabile, e faccio il fuoco. Allora, il minigioco del fuoco, nel frattempo il sole sta. E qui sentite la musica del tramonto. Il minigioco del fuoco sarebbe, ora metto pausa, ok, altrimenti poi si esaurisce. Il minigioco del fuoco sarebbe questa barra che ha queste freccettine che sono sparate ogni 0.x secondi e la velocità dipende dalla difficoltà del minigioco, che dipende dalla skill del personaggio. E da altre cose, ci sono varie variabili, e anche la dimensione di queste barre rosse dipende dalle condizioni ambientali, mentre la velocità di queste barre dipende dalla skill del personaggio. Più è veloce, più è difficile, ovviamente. Comunque, l'obiettivo è far espandere questa barra gialla luminosa fino a toccare le barre rosse. Quindi più le barre rosse sono piccole, sono vicine ai bordi della barra principale, più è difficile. E quindi, per esempio, se c'è alta umidità ambientale, il personaggio è bagnato e tutte queste cose qua, queste barre saranno molto piccole. Infatti il personaggio non dico bagnato, ma umido, e c'è molta umidità ambientale. Mentre se le condizioni ambientali sono ottimali, queste barre sono molto più vicine al centro, il che significa che è molto più facile farle toccare con questa cosa gialla. Mentre la velocità di queste, che cosa significa? Lo scopo è quello di premere il pulsante di attacco, quindi il pulsante sinistro in questo caso, quando queste freccette toccano, ovvero sono in sovrapposizione alle barre rosse. Quindi quando le barre rosse sono più grandi è anche più facile, perché appunto è più facile che le freccette le tocchino. E ogni volta che riesci a fare uno strike di successo, quindi toccando le barre rosse con le freccette, la barra gialla si espande un pochino. Però col tempo si contrae fino a sparire. Quando sparisce l'azione si annulla e fallisci. Quindi proviamoci. Il tutto è trovare il ritmo giusto. Ripeto, anche qui ho skill 10, bassissima. Ecco, ma sto fallendo tutto. Andiamo, no? È ora molto difficile, a mia discolpa. Ok, trovato il ritmo. No. No, è molto difficile perché le condizioni sono davvero poco ottimali. Abbasso l'umidità ambientale, faccio un po' di cheating. Ok, vedete che adesso è molto più facile. Ok. Trovato il ritmo. Tanto la skill aumenta. Si è rotta si è rotta una pietra, però c'ero quasi riuscito. Ora ci riproviamo perché io non mi arrendo. Altrimenti non avrei portato il gioco
a questo livello. Ok, via. Si è rotta un'altra pietra. La rottura delle pietre dipende anche dalla tua skill, quindi non ci puoi fare niente. È frustrante e tutto, ma dipende molto anche dalla skill del personaggio. Se hai la skill bassa sarà anche frustrante, però non ti puoi lamentare, perché le meccaniche del gioco devono riflettere. E alla fine è anche un GDR come meccaniche, quindi le meccaniche del gioco devono anche riflettere la difficoltà dei minigiochi in questo caso. Vai che ci siamo. La skill aumenta. Ci siamo. Fatto. Fuoco. Ok, comunque, abbiamo visto, nel frattempo ho guadagnato 3 skill, 3 livelli di firemaking, ottimo. Avete anche visto il minigioco del fuoco, di fare il fuoco. Comunque, se disattivo i minigiochi, vedete che, per esempio, fare il fuoco, ora ne faccio un altro, è puramente automatico. Io ora non sto toccando il mouse o la tastiera, c'è semplicemente una chance, ogni volta che il personaggio automaticamente fa uno strike con le pietre, c'è una chance randomica di fare il fuoco, che aumenta o si riduce in base a tutte quelle condizioni che conosciamo, ecco. E che è progressiva comunque, aumenta sempre un po' di più, però può anche interrompersi bruscamente per via del fatto che il personaggio si stanca o altro. Ok, e la stessa cosa con la pesca, anche quella, se è automatica, ovviamente. Procediamo con il resto. Allora, qui i controlli, ho detto già che ho aggiunto le opzioni per controllo col mouse, ho fatto molti altri ribilanciamenti ai controlli, cose piccole e insignificanti, va bene. Poi, altro sistema importantissimo. Ho aggiunto una nuova meccanica per quanto riguarda il crafting. Ora carichiamo il gioco a quando è giorno, perché voglio che ci sia la luce, un pochino, diciamo, per vederci meglio. E qui avremo anche un piccolo anticipo di un'altra cosa che poi vedremo alla fine. Ma qualcuno di voi l'avrà capito. Comunque, qui siamo in primavera, qui siamo all'alba. Vado un po' avanti, ok. E salvo di nuovo, però faccio un altro salvataggio. Ok, allora. Sì, ok, ne approfitto. Ho aggiunto gli slot di salvataggio. Ora ci sono 8 slot di salvataggio, potete nominare i salvataggi, potete cancellare i salvataggi che non volete più, e questo è. Questo fa parte di un piccolo aggiornamento che ho rilasciato dopo la 0.98, però vista l'occasione ne parlo adesso, ok, ne ho parlato adesso, va bene. Comunque procediamo con quello che stavo dicendo riguardo il crafting. Allora, creiamo un nuovo personaggio, sono un nuovo giocatore che si affaccia al gioco per la prima volta. E che cosa voglio fare? Voglio creare, qui il gioco mi dice che se voglio tagliare quest'albero mi serve un'accetta, no? E io dico, ma come cazzo faccio un'accetta? Devo craftarla. Quindi vado nel menu di Craft Building e vedo che non ci sono praticamente opzioni. Tutto è sconosciuto. Tutto è oscurato. Perché? Perché le cose le devo sbloccare adesso. Le devo sbloccare interagendo con i materiali, diciamo, con cui costruisco le cose, con cui crafto le cose. Come in molti giochi del genere, ecco. E qui però c'è un piccolo caveat qui. Ed è che se metto il mouse su qualsiasi di questi pulsanti, il gioco mi suggerisce che, per esempio, prendiamo questa, no? Oh no, prendiamo questa che è quella che voglio io. Ok, se uso una grande Sharpstone, potrei essere in grado di creare un'arma da taglio, quindi un'accetta. Però per fare questo mi serve una grande Sharpstone. Però si suppone che il giocatore crei prima la Sharpstone. Quindi è la prima cosa. Se trovo due pietre, se prendi la prima, se metti il mouse sulla prima opzione nel crafting, se trovo due pietre, potrei essere in grado di colpire una con l'altra per ricavarne un oggetto appuntito, un oggetto tagliente, quindi una Sharpstone. Quindi prendo due pietre
Una. E automaticamente mi esce new recipe, Sharpstone, new recipe, fire pit. Quindi se ora andiamo nel menu di crafting sono apparse queste due opzioni che si fanno come componente principale, poi alcune recipe hanno altri componenti ma ne basta solo uno per sbloccarle, che si fanno con questi componenti. E quindi abbiamo la Sharpstone. Per la Sharpstone mi serve un'altra pietra come utensile, diciamo, come strumento. Però me ne serve una grande per fare l'accetta. Ok, quindi abbiamo la pietra grande, prendiamo la pietra piccola e facciamo sharpen, oppure, meglio ancora, andiamo qui e vedi si sblocca l'opzione e possiamo sharpenerla, italianizzando, in una sharpstone. Ok, qui abbiamo la Sharpstone e come vedete si sono sbloccate due nuove recipe, un'accetta e una pala, la shovel. Che sto a fa? Craft, accetta, si fa con una Sharpstone grande che abbiamo appena fatto, uno stick e una string che è nuova, e poi la shovel ovviamente. E quindi sotto ci dice i componenti, che in questo caso in verde ci dice che ne abbiamo uno, eccetera. E poi procediamo a reperire gli altri componenti per fare l'accetta. E ora il sistema di crafting e di building funziona in questo modo, ovvero ti sblocca le opzioni, le ricette, diciamo così, chiamiamole così, in modo graduale man mano che avanziamo tecnologicamente, tra virgolette, visto che non c'è un vero sistema di avanzamento tecnologico nel gioco, è una cosa molto semplice, però man mano che avanziamo con le cose più complesse da costruire, ne scopriamo altre ancora più, diciamo, sofisticate e avanzate, che richiedono più skill, eccetera, e più componenti. E questo che cosa fa? Per il motivo precedente, ovvero quello per cui ho reso le informazioni nella schermata di creazione del personaggio basiche e selezionabili quelle avanzate con il pulsante, per la stessa ragione adesso il sistema di crafting non è più overwhelming, diciamo, non va più a confondere il giocatore e a spiazzarlo a prima botta, perché vede subito tutte le potenziali opzioni di crafting. In questo modo il giocatore vedrà inizialmente, perché precisiamo una cosa, queste opzioni basilari si sbloccheranno subito, perché il giocatore nel momento in cui va vicino a un albero, non so, prende una foglia, qui ne ha distrutta invece di prenderla, ok, si sblocca subito qualcosa, in questo caso la string, la leaf cape e il tetto fatto di foglie, ecco, quindi si sbloccano subito alcune cose molto importanti, essenziali, ecco, basilari, tipo la string è un componente adesso importante per fare tante altre cose, e questo si sblocca subito, quindi non è così proibitivo come può sembrare, perché uno dice all'inizio è tutto nascosto, come fai a fare le cose essenziali? Si sbloccano subito anche senza neanche volerlo. Però in modo organico, ecco. Quindi è una cosa che aggiunge un po' di progressione o di sensazione, di senso di progressione al gioco e rende quindi il gioco un po' più accattivante sul lungo termine. Poi, altra cosa molto importante di questo aggiornamento è l'aggiunta delle meccaniche di essiccamento della carne e del drying rack, ovvero dove si essicca la carne. Allora, facciamo un drying rack. Come si fa il drying rack? Aspetta, mi sono dimenticato. Ok, mi servono degli stick. Allora, penso che ci sia troppo, ci serva troppo tempo per fare il drying rack, quindi faccio una magia. Ah no, che ho fatto? Ok, no, allora, io uso un pulsante nella modalità debug per creare delle cose, però questo pulsante ultimamente ho fatto in modo che crei il touch già danneggiato, così lo devo aggiustare per vedere come funziona il sistema, se funziona bene il sistema di aggiustamento, diciamo, degli edifici. Però prima avevo messo che creava il drying rack, quindi vabbè, ok. Allora dobbiamo crearlo manualmente questo drying rack. Allora, facciamo una cosa. Prima cosa, creo un nuovo personaggio, però gli metto building al massimo e anche crafting al massimo. Ok.
Allora, ah no, facciamo una cosa, un'altra cosa. Gli metto building, crafting e anche gathering. Eh sì, è perché le cose le devo gatherare dagli alberi e non voglio perderci troppo tempo. Ok? Facciamo questo drying rack, va? Per farlo mi servono alcuni stick, non ricordo quanti. Comunque prendo un sacco di rametti e facciamo il primo stick. Primo bastoncino. Ok, allora, mi si è sbloccato il drying rack. Eccolo qua, servono 12 stick e 4 string. Perfetto. Quindi mi toccherà lavorare un pochino. Vedete adesso cosa fa? Questa è un'altra aggiunta di questo aggiornamento. Quando non sono in modalità combattimento, che è questa che attivo così, il personaggio prende l'arma che ha nell'altra mano, se ce l'ha nell'altra mano ce l'ha sulla schiena, e la impugna con la mano sinistra, che è la mano di attacco. In questo caso però non ero in modalità combattimento, ero in modalità riposo, tra virgolette, quindi che cosa fa? Quando usa un'arma che è nell'altra mano per un'azione e non era precedentemente in modalità combattimento, alla fine dell'azione la rimette nella mano con cui portava quell'oggetto senza essere usato come arma. Ecco. Piccolo dettaglio che andava, diciamo, meritava di essere menzionato. Ok, devo fare molti altri stick, molti altri rametti mi servono. E mi sa che quest'albero ormai si sta esaurendo, e infatti è pure giovane questo albero, non ha più molti rami da offrirmi. Vediamo quanti ne abbiamo adesso. 10, ne mancano 2. Questo e uno lo prendo da qui perché non ha più, quello non ha più rami. Ok. Ok, abbiamo 12 rami, adesso ci servono soltanto le foglie. Ogni string, vedi che si è sbloccata di nuovo la string perché questo personaggio non è quello di prima che l'ha sbloccata già, è un altro. Ogni string ha bisogno di 3 foglie per essere fatta e ci servono, mi sembra, 4 string. Quindi servono 12 foglie totale. Cioè, vediamo per essere sicuro. Sì, 4 string, 12 foglie. Spero che non venga del vento perché... Ok, mettiamo la modalità che forza la ripetizione del gathering. Spero che non venga il vento perché altrimenti si porta via tutte queste foglie. Penso che ne abbiamo 12. Sì, ne abbiamo 16 a voglia. Ok, ne facciamo 3, 4 di string. Super efficiente il personaggio a craftare, visto che ha la skill al massimo, quasi al massimo. In realtà il massimo non è 100 come se vi ricordate dall'ultimo devlog che avevo inserito la mastery delle skill, se non erro era, no, l'ultimo devlog era un devlog antecedente, vabbè. Ok, qui abbiamo tutti i componenti, i materiali che ci servono per fare il dry rack, no? Ah sì, mi devo solo avvicinare. Ah, un'altra cosa, piccola cosa che sempre da menzionare riguardo il crafting system, è che ora puoi selezionare quali componenti il gioco, il personaggio deve prioritizzare quando crafta o costruisce qualcosa. Ovvero, se deve prendere prima quelli più vicini a te, al personaggio, oppure deve prendere prima quelli con una qualità più alta, con una condizione migliore. Di default è prossimità, quindi prende quelli più vicini. Per esempio, se ci fossero altri rami più lontani, in più rispetto a quelli che abbiamo che sono necessari, prende quelli più vicini, ecco. Altrimenti prende quelli migliori come qualità.
Comunque facciamo il dry rack, bisogna farlo sotto il sole, non puoi farlo sotto... Vabbè, puoi costruirlo sotto un albero. E ora che ci penso, mm, questa cosa forse andrebbe cambiata, perché se lo fai sotto un albero, sotto un tetto, puoi farlo anche sotto il tetto, se lo fai sotto un albero, sotto un tetto non funziona il dry rack perché deve essere esposto alla luce del sole. Vabbè, poi me lo segno, sta cosa anzi me la segno adesso perché so già che so già che me lo dimenticherò. Sì, io chiamo cover alberi e tetto. Ho un linguaggio tutto mio. Per inciso questo è un nuovo file di roadmap in cui mi segno tutte le cose che devo fare, ma ce ne sono molti altri, vecchi, alcuni, e uno più recente che ho usato che è molto molto grande. Comunque l'abbiamo creato, però è notte. È venuta la sera, il sole è tramontato, sta tramontando, è nelle ultime fasi del tramonto, c'è stata anche la musichetta per testimoniarlo, quindi facciamo passare la notte in modo da avere il sole per poter, eh, per poter essiccare la carne. Nel frattempo disattivo sia il vento, vabbè il vento che me ne frega, disattivo la pioggia perché non voglio che venga a piovere. Ok, è venuto il sole, creiamo un nuovo personaggio, poi facciamo spawnare un animale, uccidiamo un fulmine e prendiamo della carne da questo animale appena brustolito dal fulmine. Sì, va un po' a spoilerare l'immersività del gioco, usare questo tipo di, diciamo, questo tipo di feature, questo tipo di cheat, però è l'unico modo per non far durare questo devlog 4 ore. Allora, abbiamo un pezzo di carne, quindi che cosa serve per essiccarlo? Bisogna metterlo sul dry rack, sotto al sole, e ora ci dice "There is little sunlight for drying now", ovvero in questo momento c'è poco sole per essiccare, però col tempo si essiccherà comunque. E ora bisogna soltanto aspettare che questo pezzo di carne si essicchi. Nel momento in cui si sarà essiccato, il processo può richiedere giorni, quindi non è una stronzata, non è una cosa facile. Nel momento in cui sarà essiccato, diventerà... Ah, nel frattempo quel tetto che, come avevo detto prima, era in condizione minima, era quasi a zero di condizione appena creato, si è distrutto. E come vedete ha droppato alcuni dei componenti con cui si crea, alcuni dei componenti, però sono in condizione bassissima. Ok. Nel frattempo mi ha sbloccato un sacco di recipe perché ho investigato questi componenti. Comunque dicevo, le condizioni affinché la carne o il pesce, anche la carne di pesce, si essicchi, sono molto stringenti. Devono essere esposti al sole, quindi non deve esserci un tetto sopra, un albero sopra. Ci deve essere abbastanza luce solare. Ovviamente non deve piovere. E se piove, bisogna prendere la carne e metterla al riparo per poi rimetterla a essiccarsi quando avrà smesso di piovere e ci sarà il sole. Ecco, quindi di notte conviene toglierla dalla drying rack per conservarla meglio e metterla in un posto in cui non è esposta agli elementi, diciamo, all'umidità e tutto il resto. Quando il clima lo consente, quindi c'è il sole, non è troppo umido, in questo caso va bene, slightly humid, e non sta piovendo ovviamente, è perfetto e quindi possiamo lasciarla essiccare. E nel giro di un paio di giorni dovrebbe essiccarsi. Nel momento in cui si è essiccata, la carne diventa molto 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 più meno reperibile, cioè molto più conservabile nel tempo, può durare addirittura fino a un anno. Ovviamente questo ammesso che inizia con 100 condizione, cosa che non può succedere perché mentre si essicca perde molta condizione. Comunque ti dura un 6 mesi, diciamo, ecco, più o meno. E ok, però non voglio stare qui ad aspettare che si essicchi. Quindi andiamo avanti. In ogni caso, vedete il progresso a fianco alla parola drying. Vedete i puntini. Ora c'è un puntino. Arrivato a 5 puntini, il processo sarà finito. Quindi in questo caso
siamo a un quinto del tempo necessario. Vabbè, ovviamente più è forte l'intensità del sole e le condizioni sono buone, più velocemente il processo avviene, il che significa che in condizioni ottimali può durare anche soltanto un giorno e mezzo di esposizione. Però è un piccolo investimento da fare che ha dei rischi, ci siamo già a 2 puntini, che ha dei rischi, e tra l'altro il gioco ci dice, ora dry meat, però se faccio venire a piovere e metto la carne sopra, mi dice there is latent sunlight for drying now, e poi dovrebbe dire, no, strano che non mi dice altro. Ok, vabbè, no, mi ricordavo che avevo inserito anche un avviso che ti dice che sta piovendo e che non conviene. Vabbè, comunque, magari più in là, anzi me lo segno, perché me lo dimentico altrimenti. Ok. Vabbè, poi la carne si essicca, diventa più scura, diventa più sottile, come del jerky. Vabbè, questi sono dettagli. Stessa cosa il pesce. I valori nutrizionali cambiano un pochino, nel senso che la carne diventa meno, che non fornisce più acqua, ecco, fornisce solo proteine e un po' di energia, un bel po' di energia. Gli animali proveranno a rubarla, quindi conviene avere un recinto di mura attorno al rack. Ok, ora, Sleep Bonus renamed to Sleep Debt with expanded mechanics. Quindi che cosa ho fatto? Il gioco, prima della 0.98, aveva una meccanica chiamata Sleep Bonus. Era una meccanica nascosta che non veniva mostrata esplicitamente nel gioco, tranne quando dormivi e appariva il più vicino alla barra della stamina e ti diceva, quando il più era molto grande, diceva bonus, tra parentesi, ecco. Questa era la meccanica. E la meccanica che cos'era? Che quando per molto tempo non dormivi, nel momento in cui ti addormentavi, per un po' di tempo, durante le prime ore di sonno, il personaggio recuperava molta più stamina, molto più velocemente, per compensare il lungo periodo di deprivazione di sonno. Era una meccanica fatta così molto spartana, sia come bilanciamento per rendere il gioco più, per non farti stare lì a dormire troppo dopo aver passato troppo tempo senza dormire, perché di fatto la fisiologia umana prevede che l'organismo nel momento in cui sei deprivato di sonno ti basta poco sonno per recuperare. Certo, non recuperi mai al 100% in questo modo, però il corpo diventa più efficiente a usare quel poco di sonno che ha. Ecco, questo era simulato in questo modo molto spartano. Adesso la meccanica l'ho espansa e l'ho resa sia un po' più dettagliata e l'ho resa anche più chiara, perché se vai col mouse sulla barra della stamina, adesso ti dice se hai debito di sonno, che non viene mostrato come un valore numerico, ma viene mostrato in modo diciamo analogico, con un testo. Ecco, in questo caso no sleep debt. Nel momento in cui non dormi per tanto tempo, si inizia ad accumulare il debito di sonno. E il debito di sonno che cosa fa? Aspetta, andiamo nelle informazioni qui. Ok, il debito di sonno che cosa fa? Che effetti ha? Fa ridurre più velocemente la stamina quando sei sveglio, quindi ha questo effetto negativo. Quindi è un po' come se fossi uno zombie ambulante. Se non dormi per troppo tempo, nel momento in cui dormi un po', recuperi subito la stamina. Però quella stamina è come se avesse meno valore, perché si ridurrà molto presto, finché non dormi di nuovo decentemente. Quindi la stamina si riduce più in fretta, col valore sleep debt, col debito di sonno, più è alto ovviamente, più questi effetti sono esponenziali. La stamina si riduce più in fretta quando sei sveglio, però aumenta più in fretta quando dormi, come era prima, e poi aumentano le chance di crollare letteralmente, di collassare per via del sonno quando hai zero stamina. Quindi più il debito di sonno sarà alto e più chance avrai di collassare nel momento in cui la stamina raggiunge zero. Mentre se non hai assolutamente debito di sonno, se è zero, non hai praticamente chance di collassare.
a 0 stamina. Cioè puoi continuare a fare le tue cose, anche se la stamina è 0, anche se con vari debuff, con vari malus, dovuti al fatto che sei molto molto stanco. E ovviamente durante questo tempo che sei attivo, o no, provi a essere attivo o attiva, durante, con la stamina 0 o comunque molto bassa, il debito di sonno aumenterà. Ecco, infatti il debito di sonno aumenta quando passi molto tempo sveglio con la stamina bassa. Più è bassa rispetto alla media, alla metà, e tu sei sveglio, e più aumenta. In questo momento, per esempio, sta aumentando il debito di sonno, ma molto 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 lentamente, perché la barra è poco sotto la metà e sono sveglio, però molto molto lentamente, quindi quasi irrilevante, ecco. Perché c'è un offset sotto lo 0, che superato lo 0 inizia a avere effetti. In questo momento non ha alcun effetto, anche se sta aumentando già l'offset. Vabbè, sono cose un po' più tecniche. Comunque, questo è la meccanica del debito di sonno. Nel momento in cui dormo e ho debito di sonno, ora costringo il personaggio a dormire, anzi no, lo faccio dormire normalmente, non c'è bisogno perché un po' è stanco, ed è una bella serata con una temperatura perfetta. Quindi, nel momento in cui sto dormendo, anche se qui non lo mostrerà, no. Comunque, mentre dormo, mettiamo pausa, mentre dormo adesso mi mostra quanta stamina sto recuperando all'ora durante il sonno, e sotto mi dice, di questa che sto recuperando, se vedete il mouse sotto a sinistra, 9.35 è il recupero base, 0, in questo caso perché non ho debito di sonno, e il recupero che ottengo dal debito di sonno, che in questo caso è 0, quindi non ho recupero di stamina dal debito di sonno. Vabbè, questi sono nuovi dettagli che ho aggiunto relativi a questa meccanica. Ok. Poi, ok, debito sono fatto, improvement to poisoning. Ok, ho migliorato le meccaniche di poisoning. Questo non c'è bisogno che mostro niente, praticamente ho semplicemente migliorato le meccaniche di poisoning, facendo in modo che ogni volta che vomiti si riduce l'effetto del poisoning, ovvero quando mangi un fungo avvelenato, per esempio, oppure della carne avariata, quando vomiti di fatto si riduce l'effetto di poisoning, e il danno che avviene non avviene più in modo occasionale, il danno che subisci, eh, ma, ma solo all'inizio, ecco. C'è un piccolo danno, una parte di danno, e poi ci sono tutta una serie di effetti negativi che subentrano, che già c'erano prima e che ora sono più gravi rispetto al danno che ora non c'è, per quanto riguarda il trigger occasionale dell'effetto. Vabbè, sono cose un po' più tecniche, ecco. Comunque, ho migliorato il sistema di poisoning, ecco. Poi se siete un po' più tecnici e volete leggervi questa parte, ve la leggete. Diciamo, c'è poco da mostrare, ecco, qui, a livello di gameplay. Cioè, per chi già conosce il gioco e gioca al gioco, sa che il personaggio vomita quando si ammala, comunque subisce il poisoning, eccetera, eccetera. Ok, proseguiamo. Nel frattempo si è svegliato il personaggio. Qui altri miglioramenti al sistema di gathering che ho detto prima, però ho cambiato i valori delle chance, numerici, diciamo, vabbè, ok. Il fatto della combat stance a cui ho accennato prima, e poi ci sono tutta una serie di altre piccole cose, piccoli tweak che appunto sono tanti e sono in grossa parte roba tecnica, comunque numerica, che non posso mostrare nel devlog, comunque non mi va di spulciare. Ah, ma io sto leggendo il changelog. Ecco perché ci sono tutti questi dettagli. Io apposta mi ero messo davanti l'annuncio perché aveva solo le cose più importanti. Non voglio mostrare in questo devlog tutti i dettagli. Ok, allora, i minigiochi, l'auto-repeat, i controlli col mouse l'ho spiegati, crafting l'ho spiegato, il drying rack e il drying l'ho spiegato, ecco, sleep bonus, questo l'ho appena spiegato, il debito di sonno, questo l'ho spiegato adesso, ecco, vedi, sta vomitando il personaggio qui, ok. Poi, ok, piccola cosa, però importante. Adesso è possibile, andiamo avanti. Anzi, devo pure... Ok, è venuta l'alba per fortuna. Devo pure uccidere il personaggio, andiamo avanti nel tempo per far venire un po' il giorno così ci vedo. Ok, allora.
dobbiamo trovare una tana di Didelfodonti. Ecco, stavo qua, stava. Vabbè. Prendiamo una pala tra le cose che ho. Vabbè, non ho droppato nulla qua. Crea un nuovo personaggio. Droppiamo qualcosa tra cui le pale, la pala. Ora possiamo dissotterrare una tana di Didelfodonti. Questa è un'azione che, per motivi di bilanciamento, oltre che di realismo, ho reso un po' tediosa, nel senso che, come vedete, il personaggio ci mette tanto tempo per farlo, ma questo più che altro perché ha la skill digging molto bassa, e poi perché, vabbè, la forza, nella media, non è che non è forte questo personaggio nella media, vabbè. Dipende anche dalla forza, ma principalmente dalla skill digging. Comunque l'ho resa tediosa e un po' stancante, infatti il personaggio si sta stancando, anche se molto lentamente in realtà. Perché altrimenti sarebbe troppo facile così. Comunque, no, una volta che abbiamo disotterrato la tana, i Didelfodonti all'interno scappano, escono, sono costretti a uscire, li abbiamo disotterrati, quindi scappano. E quindi bisogna acciuffarli e ucciderli per poterli poi mangiare, ecco, cacciare. Infatti no, l'ho ucciso questo poveretto. E niente, questo. Però il fatto qual è? È che se la skill digging è oltre 100, io ho una chance di uccidere direttamente alcuni dei Didelfodonti all'interno. In questa tana ce ne sono soltanto 2, cioè pochi. Vorrei trovare una tana in cui ce ne sono tanti. In questa quanti ce ne sono? Nessuno. Tana abbandonata. Infatti, questa partita è stata appena creata, il gioco ogni tanto crea cose per simulare il fatto che ci sia una continuità con quello che c'era prima, ma che in realtà non è stato simulato. Per esempio, il gioco nel momento in cui è creato quest'isola, ha creato anche la carcassa di questo triceratopo. Perché? Per dare l'idea che questo mondo esisteva già e c'era già qualcosa che era successo, tra cui magari qualche animale che era morto. È così come crea tane vuote e cose del genere. Qui c'è un'altra tana e ce ne sono tanti qui. Perfetto. Allora, quindi creiamo un nuovo personaggio proprio qui. Facciamo un maschio, un po' più forte il maschio. Non me ne vogliate, non sono sessista, però ho fatto fisiologico. Ok. Allora, no, quello che dovevo fare non è solo muscoli, è la skill. Voglio una skill a 110 per mostrarvi questa cosa. Ora, con la skill al massimo, è un personaggio muscoloso e tutto, vedete che succede. Oltre al fatto che l'azione dura molto poco e lo dissotterra in un istante, ma... Ok, non ne ho ucciso nessuno. Vabbè, c'è una componente RNG in questa meccanica, e in questo caso c'è andata diciamo, di sfiga. Però in teoria qualcuno avrei potuto ucciderne qualcuno all'istante, semplicemente dissotterrando la tana, perché ho la skill digging è molto alta. Ok? Beh. Peccato, volevo mostrarlo, ma vabbè, può succedere. Vedi, qua lo dice, at digging più 100, vabbè. Ora, il cocco può essere rotto. Cioè, anche prima poteva essere rotto. Andiamo a dove stanno delle palme, sulla costa principalmente. Facciamo Gadrig 100. Qui ce n'è solo uno. No, ci mette molto tempo a prenderlo se è solo uno, perché si suppone che quell'uno sia più difficile da raggiungere perché ce n'è solo uno, quindi magari si trova molto in alto. Cioè, qui ce n'è solo uno. Qui ce n'è solo... Vabbè. Chance 1. No. Vediamo se ne troviamo uno in giro. Io purtroppo quando faccio i devlog mi dovrei preparare preventivamente i salvataggi, anche perché adesso ho 6 slot belli pronti. No, che sto a fare? 6 slot belli pronti. Mi devo preparare i salvataggi preventivamente con tutte le cose già belle pronte, così non devo perdere tempo. Ok, qui c'è del cocco già pronto. Cioè del cocco già droppato da un albero. Ok, adesso, già prima si poteva rompere il cocco per mangiarlo, cioè si doveva necessariamente romperlo per mangiarlo, ma adesso
c'è una chance, a parte il fatto che si può aprire il cocco, si può aprire, si può forare anche con una sharpstone o un'accetta, oltre che con la pietra. Però adesso c'è una chance, quando si fa questa azione, di rompere il cocco, di disintegrarlo, perdendone il contenuto. In questo caso mi è andata bene, però poteva anche andarmi male. Io vorrei mostrare l'azione però, che si rompe. Ecco, c'è un altro qui per fortuna. Vediamo se succede. E dai. No. Cioè, l'ha aperto e non si è rotto. E vabbè, non fa niente. È una piccola animazione che ho fatto io, diciamo. Comunque qua si vede che si è rotto con tutti i pezzi in giro. Ok, comunque magari lo provate voi. Ora, quando si abbatte un albero, abbattiamo un albero, prendo un'accetta, eccola. Quando si abbatte un albero, si vede proprio la forma dell'albero a terra, con il tronco fatto di pezzi di legno che si susseguono. Piccola chicca, tra virgolette, visiva, ecco. Nulla di che, ecco. Però adesso, quando facciamo cadere un albero, droppa anche delle foglie e droppa anche, in questo caso, i frutti o quello che comunque possiamo chiamare frutti erroneamente, a suolo. Ovviamente non tutti quelli che ha necessariamente, ma una parte di quelli che ha. Per esempio, se ne ha 5 ne può droppare 3, per esempio. Se ne ha 3 ne droppa 1 o 2, ecco, per dire. Stessa cosa gli altri componenti, cioè qui per esempio in questo albero ci sono 55 foglie, ma se lo abbattiamo non droppa 55 foglie. Ecco. Questo l'ho fatto per motivi di bilanciamento e di performance principalmente. Poi altre piccole cose, aggiunta la fur, sarebbe la pelliccia e il vestito fatto di pelliccia. Quindi per ottenere la fur dobbiamo necessariamente uccidere i Didelfodonti. E ne abbiamo ucciso uno poc'anzi. Però non mi ricordo dove. Togliamo tutta questa nebbia, questa umidità. Dov'è quel Didelfodonte che ho ucciso prima? Dovrebbe stare da qualche parte qui. Eccolo. Ecco, sono già degli scheletri perché qualche carnivoro ne ha approfittato per mangiarseli. Quindi uccido questi due Didelfodonti che nel frattempo si stavano accoppiando perché spawnavano in coppia maschio e femmina già in calore per testare quando ho usato il debug. Ok, ecco, cut fur. Per ottenere il fur mi serve una sharpstone, la spawno direttamente con i cheat, con i codici. Prendo le fur. Nel frattempo, quando spawno tutte queste cose, il gioco mi sblocca ogni volta col nuovo personaggio che creo tutti i componenti, tutte le cose che posso creare, ecco. Ora questa fur la devo pulire, perché è sporca nel momento in cui cioè sporca, è piena di grasso, di sangue, eccetera. La pulisco e ho ottenuto una fur che posso indossare, così, posso indossare come un vestitino molto spartano, oppure con 3 di queste mi posso fare, eccoli qua, sono loro che l'hanno mangiati, vabbè. Con 3 di queste mi posso fare il fur cape, servono 3 fur pulite, che è il vestito migliore del gioco per adesso, perché poi ci sono altri vestiti, molto più semplici. Ok, questo è fatto. E poi la fur serve anche adesso per creare il, il letto, come si chiama, il bedroll. Ho fatto un po' di ribilanciamenti per quanto riguarda altri crafting, ecco, in modo da utilizzare vari componenti in altre situazioni, ecco. Questo l'abbiamo spiegato prima, la string, cos'è e cosa serve. E questi sono, come dice l'annuncio,
Questi sono solo i cambiamenti principali, quelli più importanti, eh, per tutta la lista di tutti i cambiamenti, inclusi tutti i tweak che per errore prima vi stavo elencando, mi stavo stupendo io stesso di doverlo fare. Andate nel changelog e trovate praticamente tutte le cazzatine che ho fatto, inclusi i fix e le ottimizzazioni. Ora invece passiamo, ormai ci siamo, abbiamo finito, passiamo all'aggiornamento successivo, che è molto piccolo, ed è la 0.98.1, che in pratica non fa niente, non fa altro, cioè fa una cosa molto importante, poi per il resto non fa niente. Ovvero aggiunge il sistema di salvataggio che ho spiegato prima, con 8 slot, in cui possiamo creare un nuovo salvataggio, dargli un nome, cancellare, liberare lo slot, sovrascrivere gli slot e via dicendo. Tutte cose che si fanno in tanti altri giochi, anzi negli altri giochi in genere non siamo limitati a 8 slot, però io per ragioni mie di engine ho preferito usare un sistema limitato per non appesantire troppo alcune cose. E ok, questo l'ho già spiegato e non c'è null'altro da dire. E poi ci sono alcune piccole cose che ho fatto, tra cui ho aggiunto dei suoni ambientali nelle caverne, ma questi fanno parte di quei dettagli che in genere non vorrei spiegare, perché appunto ci sarebbe troppo da dire altrimenti, anche se in questo caso sono pochi. Ma per par condicio, visto che non ho spiegato quelli del 0.98, no, mi metto neanche a elencare questi, anche perché sono stronzatine minuscole. E poi il più recente 0.98.2 come aggiornamento, che invece fa solo una manciata di fix, tra cui uno importante che andava a bloccare il gioco letteralmente in circostanze molto fortuite, diciamo, molto sfortuite, molto occasionalmente, e altri piccoli fix, e poi un paio di piccole cosine molto piccole, tipo il fatto che adesso col pulsante C di default puoi anche mettere la roba dentro i contenitori invece di usare solo il mouse, e altri piccoli tweak, diciamo, a altre cose. Ecco. E con questo si chiude questi grossi aggiornamenti, questo grosso aggiornamento che è il 0.98.0.1.2. Rilascerò molto probabilmente il 0.98.3 a breve, non so, fra qualche giorno, fra qualche settimana, dipende da i problemi che si presenteranno in futuro, nei prossimi giorni, perché già ho accumulato alcune cose, alcuni fix soprattutto, alcuni tweak che voglio appunto rilasciare sempre nel ciclo della 0.98 prima di concentrarmi unicamente alla 0.9, cioè 99, e ora parliamo appunto della 0.99. A cosa sto iniziando a lavorare per la 0.99? Una cosa che manca al gioco è una sorta io chiamerei una sorta di anima. Cioè il gioco, molti giocatori, ovviamente non tutti, perché ci sono quei giocatori che apprezzano una sfida sandbox open-ended, priva di una storia, priva di un contesto, priva di una mano che ti tiene appunto per mano e ti porta da qualche parte. Quindi una sfida non lineare, neanche lontanamente lineare, ecco, come Dino System, che non ha nessun tipo di riferimento. Il gioco ti catapulta su quest'isola, che di fatto è una simulazione ecologica a tutti gli effetti, anzi, prima di tutto una simulazione ecologica, prima di essere un gioco di sopravvivenza, e non ti dice nient'altro, dice solo benvenuto su Dino System nel tutorial che è ora attivo per la cronaca, ora che creiamo il personaggio quando sarà all'alba. Comunque ti dice solo benvenuto su Dino System, questa è l'interfaccia, questo dice questo si fa così così, puoi fare il fuoco così così, basta. E poi c'è ovviamente il manuale, che sarebbe questo, che ti spiega un po' più nel dettaglio tutti i vari aspetti e concetti del gioco, no? Ecco, il manuale lo espanderò, ci sono altre cose che devo scrivere, altre pagine che devono essere fatte e poi tradotte in altre lingue in futuro quando lo localizzerò. Però una cosa che devo fare è rilavorare il tutorial. Il tutorial è questo: tu crei un personaggio, il tutorial è attivo di default e la prima cosa che fa, appena sei sbarcato, sei ammarato sull'isola perché ti ritrovi sulla spiaggia, quindi di fatto è come se fossi tipo
avessi avuto tipo un naufragio e ti ritrovassi per via della marea ammarato, no? Spiaggiato, e ti dice benvenuto su Denosystem, premi pausa per leggere il tutorial senza che il tempo scorra, premi enter per continuare, ti dice cos'è Denosystem, ti dà un'infarinatura del gioco, ecco. La camera, come si muove e tutto il resto. Ora, questo tutorial è standard, cioè è un tutorial che molti giochi, specialmente giochi un po' più vecchi, perché adesso i giochi, l'industria videoludica si sta adattando ai gusti sempre più raffinati, scusate la mia defiance, raffinati dei giocatori, quindi i tutorial sono sempre più, si allontanano sempre di più da questo standard. E visto che i standard oggi non è più avere un tutorial che tu leggi, che ti spiega le cose, specialmente se il gioco lo richiede, perché ha una certa complessità di meccanica, specialmente come Dino System, no? Che certe cose vanno spiegate, non sono intuitive, e non è colpa del gioco che certe cose non siano intuitive, perché se il gioco intrinsecamente vuole essere complesso perché è profondo, certe cose non possono essere intuitive oggettivamente. Le cose possono essere intuitive se il design del gioco intrinsecamente è intuitivo. E sì, se crei un gioco che intrinsecamente sia intuitivo, perché è un gioco piccolo, veloce, immediato, ci sta. Ma se il gioco ha un'ambizione diversa, che è quella di essere profondo, nel caso di Dino System, è una simulazione ecologica e fisiologica di un personaggio e di una sopravvivenza di questo personaggio, le cose non possono essere troppo intuitive. Puoi ridurle all'osso per quanto riguarda ehm, la presa di mano, no? Nel tutorial, le informazioni che ti fornisce, ma non le puoi rendere troppo intuitive. E quindi serve un tutorial di questo tipo. E il problema è che i giocatori non vogliono leggere. Non vogliono leggere perché si scocciano, adesso specialmente, che sono bombardati da informazioni molto accessibili, molto facili da reperire e da consumare, a destra e a manca sui social, e quindi si scocciano di leggere. E questo tutorial è un tutorial vecchio stile che ti fa leggere. Anche se negli ultimi aggiornamenti l'ho molto striminzito per quanto riguarda i testi, l'ho resi più contenuti, più immediati, ho tolto vari passaggi in modo da renderlo quanto più semplice possibile da capire e meno tedioso. Resta comunque uno di quei tutorial che va letto e anche se poi a un certo punto ti chiede di fare qualcosa, no? Ti dà tipo delle missioni, tra virgolette, per imparare certi concetti del gioco, resta comunque uno di quei tutorial che la maggior parte dei giocatori ignora, e il che ci sta, oppure inizia a seguire e poi a un certo punto fa avanti, avanti, skip, skip, skip e inizia a giocare. E anche questo ci sta. Il problema è che così poi non capisci il gioco, non capisci i concetti del gioco, e se sei uno di quei giocatori che non ha pazienza, finisci per dare la colpa al gioco perché tu sei lobotomizzato, sostanzialmente, detta francamente. Ecco, allora, la mia idea è questa. Io sto pianificando per la 0.99 di implementare un nuovo, quella che prima stavo definendo anima del gioco, perché il gioco attualmente è come se non avesse un'anima. E quello che stavo dicendo prima è che il gioco attualmente è come non ti dà nessun tipo di riferimento, non ti dà nessun tipo di guida, a parte il tutorial che non è una guida nel senso che non ti fornisce una motivazione per giocare, ti dà solo delle istruzioni, ecco, su come giocare. Però manca questo tipo di motivazione, ecco, per il personaggio. Ora, dicevo, ci sono quei giocatori che amano questo tipo di esperienza sandbox di sopravvivenza e gli basta questo. E si creano le loro sfide. Però molti altri giocatori invece necessitano di una motivazione. E questa motivazione nella stragrande maggioranza dei videogiochi è rappresentata da una storia, da una narrativa, che quasi sempre, comunque molto spesso, è lineare. Cioè, passa da un punto A al punto B al punto Z in modo più o meno lineare. Magari si brancia in certi punti per poi ricongiungersi in altri punti, però è lineare. Io ovviamente non ho né il tempo né le risorse, ma soprattutto la volontà, la voglia proprio concettualmente parlando, di design parlando, di creare una narrativa lineare per Dino System. Dino System non è il tipo di gioco che può avere, nella mia visione, perché il gioco è mio, una narrativa lineare. Però quello che gli serve è proprio una narrativa
lineare. Quindi come fare a implementare una narrativa lineare in un gioco che non deve, per mia visione, avere quest'ultima? Semplice. Crea un sistema che dia l'illusione di seguire una narrativa lineare, o comunque una narrativa, quando in realtà non esiste non solo una narrativa lineare, ma non esiste neanche una vera narrativa, perché il sistema la crea al momento. Quindi quello che voglio implementare a tutti gli effetti è una narrativa emergente, una sorta di, come dire, storia alla ChatGPT, però non c'entra un cazzo ChatGPT perché non uso ChatGPT per Dino System. Potrei in teoria implementarlo, ma sarebbe un casino e poi dovrebbe comunicare col server, essere connesso per avere questa cosa. Non voglio smanettare su questo fronte, non voglio rompermi le palle con sta roba. Quindi creo io una sorta di, tra virgolette, molto molto grandi, intelligenza artificiale adibita alla generazione di una storia dinamica che varia, che cambia, che si presenta sotto forme diverse in base agli sviluppi del gioco, agli sviluppi della partita del giocatore, sia in base alle sue azioni ovviamente che a ciò che gli succede intorno in modo ovviamente dinamico e organico. Vi faccio un esempio. Il gioco inizia e appare una schermata come questa, però invece di esserci il tutorial che ti dice subito benvenuto, muovi per muovere la camera, premi il mouse, eccetera. No. La prima cosa che ti mostra è un'introduzione narrativa, quindi una sorta di resoconto in prima persona di quello che il personaggio sta vivendo o ha vissuto e sta provando. Per esempio, vi faccio un esempio stupido, non è detto che sarà così, però tu inizi la partita, il personaggio si spiaggia, appare questa schermata e dice mi sono appena ripreso da quello che è stato un naufragio, per esempio. Mi sento stanco. Ora, il gioco, piccola premessa da fare, il gioco all'inizio ti fa partire con alcune di queste barre alte e altre basse, in modo casuale. Questo per dare sia un po' di varietà alla sfida iniziale e anche in previsione di questa narrativa, perché la narrativa andrà ad analizzare la condizione del personaggio per fornire un po' di contesto narrativo. Per esempio, il personaggio è iniziato che ha fame in questo caso, anche se non sta morendo, però ha fame. Questo poteva non succedere, poteva iniziare che aveva sete, invece ha fame. E quindi dici, oddio, mi sono appena svegliato, mi sono appena ripreso da questo ammaraggio, da questo spiaggiamento, e mi ritrovo su quest'isola sconosciuta. Non so perché, non so dove sono, che strano. Vedo, per esempio, in questo momento nello schermo ci sono delle palme. Vedo delle palme, ti dice il gioco. Ma non so se addentrandomi troverò altra vegetazione, perché di fatto tu non ti sei ancora addentrato. Però so solo che sento fame, quindi devo trovare del cibo. Il gioco ti dà la prima missione, in modo narrativo, in modo emergente, ovvero trovare del cibo. E da lì la missione diventa, il plot narrativo, tra virgolette, diventa trovare qualcosa da mangiare. E nel momento in cui trovi qualcosa da mangiare, ti appare un'altra entry di questa narrativa, un'altra di questa schermata, che dice, in base a quello che hai trovato, in base alla situazione, dice ho trovato questa bacca, eccetera, eccetera, eccetera. E da lì continua in questo modo. Il tutto fornendoti l'illusione che ci sia un plot narrativo coerente che va a svilupparsi man mano che giochi, ma che in realtà è open-ended. E a un certo punto il giocatore lo capirà, purtroppo, però la mia speranza è che nel momento in cui lo capirà si sarà già innamorato delle meccaniche del gioco e della sfida che queste ultime creano. E in tutto questo, questa narrativa emergente fornirà al giocatore anche l'occasione di imparare le meccaniche del gioco, perché se il tutorial, che ripeto nelle opzioni, sarà attivo, insieme alla narrativa, poco sotto, se è attivo il tutorial, ripeto, ci sarà un altro piccolo paragrafino che ti dirà, in base alla narrativa, quello che c'era nella narrativa, tipo muoversi, no, per trovare il cibo, ti dirà, ok, hai appena iniziato il gioco, ok, per muoverti, premi questo, 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 fai così. Per dare un'idea, no? Eccetera.
Ok? Questo è il mio piano per la 0.99. È una grossa cosa da programmare e da sviluppare perché praticamente un sistema di creazione dinamica di una narrativa branching, ma con tanti 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 branching e con tante variabili che cambiano in base a tanti fattori, tipo le variabili del personaggio, le condizioni fisiche del personaggio, ciò che vede sullo schermo, la data, l'anno, il giorno, l'ora, le condizioni meteorologiche, la temperatura, la presenza di animali, le ferite, la condizione dello stomaco, il sole, la pioggia, vabbè, quello che ho detto, eccetera, 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 eccetera. Quindi tutte queste variabili cospirano per creare e per aggiungere dettagli e risalto a questa narrativa che avrà comunque un filo, diciamo, pseudo coerente perché andrà a registrare se stessa, un po' come ChatGPT che ha una sorta di storia, no? Della conversazione e quindi si ricorda quello che ha detto nella stessa conversazione. Ecco, la stessa cosa accadrà nella narrativa perché la narrativa si ricorderà, almeno non tutto, però si ricorderà alcuni punti importanti accaduti durante tutta la storia del personaggio e andrà a riutilizzarli per sviluppare se stessa nel tempo futuro successivo. Ok, detta così concettualmente è molto aleatoria, diciamo, come idea, però ci sto già lavorando, il piano lo sto sviluppando e sarà una grossa cosa, ecco, e andrà a fornire un'anima a quello che attualmente come gioco è una sorta di corpo molto ben strutturato, molto profondo, anche se comunque non bello da vedere, 2D fatto coi piedi, però un gioco molto complesso a livello di meccanica e di simulazione, che però è un corpo vuoto, senza anima, ecco. Quindi, di fatto, tutto sto casino per dire che voglio pigliare per culo i giocatori e fargli credere che stanno seguendo una storia quando non è così. Perché voglio tenerli incollati al gioco per fargli capire che il gioco vale la pena di essere giocato anche se non c'è una storia. Così come la vita, magari, vale la pena di essere vissuta anche se non ha uno scopo. Ok, quindi per questo è tutto e ci becchiamo al prossimo devlog.